Ultimamente ho questa sensazione strana dove sento tutto andare troppo velocemente e non riesco a fermarlo. È come se sentissi che tutto quanto mi stesse sfuggendo di mano e non riuscissi a fare nulla per impedirlo. Non so se capita mai anche a te, ma vorrei semplicemente mettere tutto in pausa, fare un paio di respiri profondi e poi forse riprendere. È come se sentissi che tutto quanto è semplicemente fuori dal mio controllo. E la cosa più strana è che è come se sentissi che non posso fare nulla per evitarlo. È come se ci fosse questo flusso di cose che continuano a succedere e io sto semplicemente a galla. Cerco di sopravvivere, ci sono cose che mi vengono dette, cose che devo fare, cose che persone prendono decisioni per me e io sto lì a galla, sto lì e cerco di pian piano prendere tutte le cose in mano e cercare di andare avanti con quello che riesco. Poi penso, è veramente così, effettivamente ho tutte queste cose a cui devo stare dietro, effettivamente non ho controllo, effettivamente decisioni vengono prese per me. E non capisco se mi sto semplicemente raccontando una bugia, se sia la mia ansia, non capisco. Non so se succede anche a te. Ah, per me questa sensazione si manifesta in tantissimi modi, per me. Per esempio, ci sono giorni in cui ho tantissime cose da fare, anche minuscole, per esempio mandare una mail, per esempio scrivere un messaggio a una mia amica, per esempio fare una lista di cose minime, ma l'idea di farle mi blocca. E anche se so che ci metterei 2 minuti, procrastino, rimando, continuo a dirmi ma sì, lo faccio dopo, tanto posso farlo dopo e arrivano le 5 del pomeriggio. Ah, ma sì, lo faccio dopo e arrivano le 7 del pomeriggio. Ah, lo faccio dopo, me lo faccio dopo cena. Sì, 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 arrivano le 9 di sera. Ma adesso è troppo tardi, non posso farlo adesso, è ora di andare a letto. Lo farò domani. E continuo a procrastinare queste minuscole cose. Ma non è soltanto questo, è anche ho tante persone attorno a me che magari prendono decisioni per loro stesse e influenzano me. E io non mi sento in controllo di poter dire no. Decidono il prossimo viaggio, decidono il contenuto da fare, decidono le persone da contattare. Io non sento di poter dir di no. Mai. E le motivazioni possono essere varie, sia perché non mi va di farli stare male, non mi va di iniziare un litigio, non mi va di anche semplicemente iniziare quella conversazione perché diventerebbe un altro task da fare, un'altra cosa da fare che non volevo fare. E così mi sento un sacco fuori controllo. Come se non avessi potere decisionale su certe cose nella mia vita e mi fa impazzire. E ci sono tante cose che vorrei cambiare, ma che non riesco a cambiare. O per paura o per, non lo so, se pigrizia o traumi, non lo so. Ci sono tantissime cose che vorrei cambiare, ma non riesco a impormi di fare questo cambiamento. E quindi continuo a seguire la narrativa di altri. Quando so che se prendessi in mano le cose io, farei le cose completamente diversamente. E giusto l'altro giorno ho visto un video che diceva: se non cambi le cose, stai attivamente scegliendo di non cambiarle. Se non ti imponi su qualcosa, stai scegliendo quella cosa. Non so quale possa essere il tuo caso, ma se non ti licenzi, stai scegliendo quel lavoro. Se non lasci quella persona, stai scegliendo quella persona. Se non fai nulla per cambiare la tua situazione attuale, stai scegliendo la tua situazione attuale. E questo mi ha fatto incazzare perché non è vero che scelgo determinate cose. Non è vero che voglio essere in questa situazione in determinati frangenti della mia vita. Non è vero. Però effettivamente se non faccio nulla per cambiarli, sto effettivamente scegliendo questo andamento della mia vita. E la verità è che non è che non ho controllo, perché so di avere il controllo, potrei dire di no a quelle persone, potrei dire di no al mio capo, potrei scegliere qualcosa per me, ma semplicemente evito decisioni difficili. E continuando a ragionare del perché io faccia così, l'unica opzione che mi viene è che sono terrorizzata. Sono terrorizzata da prendere la decisione sbagliata. Sono terrorizzata da litigare con qualcuno e perdere questa persona dalla mia vita. Sono terrorizzata di pentirmi delle mie decisioni e quindi non ne faccio neanche una. Così almeno la colpa poi non è mia. Che mentalità del cazzo. La macchina ha deciso di chiudersi. Che mentalità del cazzo. Non poter, non prendere le responsabilità sulle mie decisioni. Quindi rimango ferma. Aspetto che le situazioni si risolvano da sole. Spero che quella persona capisca da sola che sta sbagliando. Spero che quella persona prima o poi capisca che non bisogna agire in questo modo. Spero prima o poi che le cose si risolvano per il meglio nei miei confronti a caso, senza che io dica nulla. Oppure che pian piano,
un pezzettino alla volta, pian piano, questa persona gira in maniera diversa. Così non c'è un vero e proprio scontro, non c'è un litigio, però almeno le cose magari forse potrebbero in caso magari cambiare. E nel frattempo mi stresso. E nel frattempo sono in ansia. E nel frattempo do di matto. Mi sento in balia di questa corrente che non mi porta a fare cose che vorrei fare effettivamente. Mi rende molto meno creativa e mi sento bloccata. È come se avessi la mente perennemente in modalità sopravvivenza. Perché quando sei in modalità sopravvivenza non puoi fermarti a riflettere su che cosa vuoi veramente. Cerchi semplicemente di portare avanti le cose che hai già in corso. Che cazzo è stato? Che cazzo è stato il suono? Sono attualmente nel mezzo del nulla. Vabbè, se muoio, questo è l'ultimo video e dico che ero stressata. Una cosa che faccio spesso nei momenti di crisi è che consiglio darei a una persona nella mia situazione. Poi il fatto che non riesca ad applicare questi cacchi di consigli è un altro discorso perché siamo tutti bravi nella teoria, ma nella pratica. Però sicuramente una cosa sulla quale sto lavorando è che voglio cercare di capire meglio su che cosa ho controllo. Sicuramente non posso controllare come si comportano gli altri. Posso controllare come io reagisco, ma non come gli altri si comportano nei miei confronti. Non posso controllare se il ragazzo mi lascia. Non posso controllare se il mio capo mi tratta male. Posso solo controllare come reagisco io e che cosa decido di accettare. Secondo, poi, voglio cominciare a prendere più spesso delle piccole decisioni. Ok, sicuramente non posso cambiare tutto subito, sicuramente non è che da domani divento super assertiva. Ma sicuramente posso iniziare da qualcosa di piccolo. Dire dei piccoli no a cose che non voglio fare. Senza dover dare spiegazioni. Una cosa che faccio spesso è dare 1000 motivazioni del perché dico sì o del perché dico di no a qualcosa. Gi, vuoi venire fuori stasera? No, perché in realtà è... No, scusa, non c'ho tempo. No, non ho voglia. Perché non riesco a... No, non ho voglia. Perché? Devo sempre dare 1000 motivazioni ai miei no. Una cosa che voglio promettere a me stessa è provare più spesso a dire quello che effettivamente voglio e penso. Quando mi trovo in quelle situazioni in cui vorrei dire qualcosa, non so se capita anche a te, ma io mi sento come, sai, tipo sul ciglio di un precipizio, quando, precipizio, magari su uno scoglio, ok? Ti stai per buttare, per fare un tuffo. Se non sei completamente fuori di testa, hai qualche ripensamento. Ma non è che magari ci sono delle rocce lì sotto, ma perché i miei amici si sono buttati, non sono stati male? Se magari se lo faccio io, poi dopo muoio. L'unica cosa che devi fare in quei casi è spegnere il cervello, fare 3, 2, 1 e ti butti senza pensare a nulla. Per favore, non buttatevi dagli scogli con le rocce sotto, state attenti. Quindi più spesso voglio provare quella sensazione di dire e effettivamente buttarmi e dire quello che penso e dire quello che voglio. Se poi le persone reagiscono in maniera sbagliata, starà a loro. Sarà la loro reazione. Io ho detto quello che pensavo e non c'è nulla di male in quello che penso, voglio e desidero. Non c'è nulla di male di mettere me stessa in primo piano per una volta, senza essere egoisti. Che ci sta a pensare agli altri, ci sta a pensare a cose che fanno stare bene agli altri. Però se è una cosa che veramente non vuoi fare, dire di no. Dire, in realtà io pensavo di fare in questo modo. E se anche tu ti trovi in questo limbo, sappi che non sei solo, ma nessuno verrà a salvarti. Nessuno può prendere in mano la nostra vita se non noi stessi. E so che sembra una frase molto da fuffa guru, ma ovviamente è così. Anche decidessimo di chiedere al nostro amico che è molto più forte di noi, di per favore puoi andare a dire di no al mio capo. In ogni caso stiamo lasciando la decisione al nostro amico e non siamo effettivamente noi a prendere quella decisione. Secondo me una delle situazioni in cui ci si ritrova a perdere di più il controllo e non poter effettivamente dire di no è quando stiamo parlando con i nostri genitori. Ho parlato del rapporto con i genitori in quest'altro video.